Oggi andiamo a comprare il più grande set di Lego mai andato in commercio, il set numero 7592, il Lego Star Wars Millennium Falcon, che ha più di 7500 pezzi. Spero di riuscirlo a trasportare perché deve essere una quindicina di chili, quindi veramente grosso. Ora siamo diretti al Lego Store di Stratford a est di Londra. Oh Fede, cosa ne pensi di questo acquisto? Tanta roba, raga. Tanta roba. Oh Fede, lunedì vieni con me a prendere la navicella spaziale dei Lego. Ovvio. Mi diverto una vita con i Lego. Guarda che non possiamo montarla. Cosa vuol dire che non possiamo montarli? È un pezzo da collezione. Lo si tiene là. Fuori dal terrazzo e via. No, e deve rimanere... volare! No, deve rimanere sigillato. Andiamo. Tra l'altro, prima di andarlo ad acquistare ho controllato che fosse disponibile nel sito, perché questo set sta diventando rarissimo e in alcuni stati non si trova più. È per questo che lo compro anche come investimento. Ora lo pigliamo in questo centro commerciale immenso e poi vi spiego cosa mi aspetto da questo tipo di investimento. Ragazzi, ho scoperto che il mondo dei Lego è fuori di testa. Fede, ora devi trovarlo il negozio dei Lego. Sì, alla ricerca. Vai che lo trovi. Ci siamo? Dai, prendiamo sta bestia. Piccolina? Mettiti a fianco. È grande come te. C'è scritto tutto comunque i dettagli là. Per questa è edizione limitata. No, questa la ritirano dal mercato questa primavera ed è a un prezzo onesto di 650 sterline. Onesto? Onesto. Vabbè, la prendiamo? Ovvio che la prendiamo. 2. That's not a problem with the big pack. What do you think about that as an investment? I always say I don't invest in Lego, I play with Lego. So Yeah, that's true. I always build it, and that's the main point for us. At the end of the day, I buy Lego just to build with it, so I never tend to invest with it. Thank you so much. That's right, and that's going to be $649.99, please. Ragazzi, è un coso enorme, peserà una ventina di chili. Adesso per portarlo fino a casa devo fare tipo trasloco. Piccolino! Piccolino, è enorme. Ma dai. Dai. Ricchia. Cambio! E si muore? Si sente? Ah, abbastanza. Sta collassando quest'uomo. I campioni hanno portato il bottino a casa. Adesso mi riposo perché sono sudatissimo. Eccoci qui, sono arrivato a casa e dentro questo pacco enorme c'è il Lego Star Wars Millennium Falcon. Ora ovviamente è tutto bello impaccato con la confezione da spedizione, ma sotto questo cartone c'è la scatola da esposizione. Io però non andrò ad aprire nulla perché ho preso questo set come investimento, quindi più intatta è la scatola più sono contento. Ora in questo spezzone voglio spiegarvi perché l'ho preso e qual è il suo potenziale. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, dietro la collezione di Lego e set di Lego c'è un mercato assurdo. In descrizione voglio lasciarvi un sito che si chiama Brick Economy, dove addirittura per ogni collezione di Lego c'è la sua evoluzione di prezzo nel tempo, e per alcuni set in questo sito c'è addirittura il prezzo per componente. Ma tutto questo è iniziato circa un anno fa, quando stavo parlando con due amici, ed uno di questi aveva appena comprato 2 set di Lego identici a questo come investimento alternativo. Dopo averlo saputo io non sono riuscito a resistere e l'ho massacrato di domande, perché a me queste cose piacciono tantissimo. Al che lui, gentilissimo, mi ha informato di tutto quello che dovevo sapere, ed ora, dopo alcune ulteriori ricerche, cerco di sintetizzarvi e riassumervi il tutto. Iniziamo non con le basi, ma addirittura con le fondamenta, perché la prima cosa che si fa quando si valuta un investimento è cercare un metodo di paragone che sia assoluto o relativo. In questo caso quello che sono andato a valutare è il rendimento nel passato di set simili a questo, ed il set più simile a questo è il 10179 Lego Star Wars Ultimate Collector's Millennium Falcon, un nome immenso, rilasciato nel 2007 e ritirato dal mercato nel 2010. Io per esempio questo non lo sapevo, ma i set di Lego dopo un determinato periodo di tempo vengono ritirati dal mercato e non si possono più trovare in negozio. Comunque quel set, che all'epoca costava 440 euro in negozio, ora vale mediamente 2600 euro, una crescita del circa 500%
dal giorno del ritiro circa 10 anni fa. Crescita che, se annualizzata, equivale a un rendimento annuo leggermente sopra al 18%. Tra l'altro la cosa pazza è che trovate tutti questi dati nel sito che vi menzionavo precedentemente. Comunque, osservando questo caso e molti altri che non sto qui a menzionarvi perché sennò diventiamo pesanti, ho capito che A. L'azienda Lego crea scarsità ritirando il set dal mercato e non commercializzandolo più. B. La domanda c'è, quindi c'è mercato, quindi c'è qualcuno a cui in futuro poter rivendere il set che ho appena comprato. Anche se ovviamente i numeri di queste compravendite non sono strepitosi, perché comunque si parla di una nicchia. Però se andate ad osservare su eBay, il modello che ho appena menzionato viene venduto a quei prezzi. Insomma, c'è questo scambio. Ma per questo set che ho appena comprato, quali sono le aspettative? Secondo il sito Brick Economy dovrebbe crescere del 7% annuo dopo il ritiro, che doveva essere a fine di questo anno, ma a causa Covid Lego ha posticipato ad aprile del 2021, ad aprile dell'anno prossimo. E comunque abbiamo appena visto che un modello simile ha avuto rendimenti addirittura maggiori. Ed oltretutto questo set, oltre ad andare a prendere due fasce di collezionisti, quelli di Star Wars e quelli dei Lego, ha dalla sua il fatto che è il più grande set mai commercializzato da Lego. Ragazzi, fidatevi, questo pacco l'ho sentito nelle mie braccia. Allora, qui abbiamo il nostro assistente che si peserà e poi si peserà con il pacco in mano per scoprire quanto pesa questo cacchio di pacco. Vai. 71,50. Prenda il pacco, Valletto. Io non vedo la cifra, Ricky. Vai tranquillo. 85,90. Quindi sono una quindicina di chili. Ma per concludere, quali sono le mie aspettative e quali sono i possibili scenari? Partiamo dallo scenario peggiore. Il set fra 2 anni non vale più nulla. In questo caso, 1, sono comunque riuscito a girarci un video, quindi in parte ci sono rientrato dell'investimento. 2, ricorderò questo acquisto come un'esperienza e magari tra 10 anni mi metterò a montarlo, magari anche con mio figlio, chi lo sa. Però ovviamente guardando l'investimento in sé, in questo caso sarebbe stato negativo. Ed oltretutto, oltre alla perdita monetaria in sé, dovrei mettere in conto anche costo opportunità ed inflazione. Questo è il lato negativo, che poi secondo me è poco probabile, altrimenti non avrei fatto questo tipo di investimento. Perché almeno guardando quel che è successo storicamente, questi set, vada male, almeno mantengono il prezzo originale. Ora prendiamo in campione lo scenario neutrale, lo scenario diciamo scettico. Al ritiro dal mercato, come prevede Brick Economy, questo set si apprezzerà del 7% annuo, che non fa nemmeno schifo. Mentre per ultimo, per quel che riguarda lo scenario positivo, questo è ovviamente lo scenario in cui la storia si ripete e questo set ha un rendimento simile o addirittura superiore al suo predecessore che menzionavo precedentemente. Le carte in tavola, come vi dicevo prima, ci sono. Questo anche dalla sua la fama di essere il più grande mai commerciato. Ora però stiamo a vedere. Contate che in America è già introvabile e ci sono persone che all'uscita hanno pagato anche il 50% in più rispetto al prezzo retail per averlo subito. In conclusione, però, voglio sottolineare un'ultima cosa che è problematica per questa tipologia di investimenti. La prima cosa è che questo pacco è enorme e quindi devo trovare un luogo sicuro dove poterlo mettere, perché se si rompe è un problema. La seconda è che la rivendita in futuro non è immediata come un'azione messa a mercato. Qui bisogna trovare un acquirente e gestire tutte le eventuali problematiche di vendita di un oggetto fisico. Ed anche tutto questo va considerato nella bilancia di questo investimento, perché alla fine la nostra risorsa principale è il tempo. E il tempo ha un valore. Detto questo, prima di concludere voglio sottolineare che io non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare un qualsiasi spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un mi piace, ditemi cosa ne pensate di questi investimenti alternativi nei commenti. Se il format dovesse piacervi possiamo andare avanti, quindi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!